Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, energie predestinate per il mese di dicembre 2024. Abbiamo la carta della Luna. Amici del Sagittario, quando c'è la Luna, in questo caso credo che, visto il periodo dell'anno, potrebbe esserci un po' di nostalgia, magari per qualcuno, per qualche situazione. Potrebbe anche parlarci di situazioni o persone che ritornano dal passato, magari proprio per le feste natalizie. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, come trovare il tema natale, l'ascendente, dove avete i pianeti, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. E sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E poi c'è il link al nuovo corso di gennaio 2025 di tarocchi intuitivi livello intermedio. Comunque io tutte quelle che sono le promozioni, le novità, io inserisco sempre tutto nella tendina. Voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile e predestinata anche. Partiamo con un cavaliere di spade, il mago, un fante di denari, la carta della giustizia, è volata una carta che dopo recupero ed è un'imperatrice, un re di coppe, recupero un attimo le carte cadute, e 7 di bastoni, quindi 2 di spade e 7 di bastoni, le ultime due. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi un po' sciolti. Dopodiché andremo a vedere l'amore, il lavoro, l'economia, tutti i settori. Ok, allora, aspettate, ve le sposto un pochino più di qui. Allora, partiamo da questo cavaliere di spade. Sento come una certa determinazione nel mese di dicembre. Potrebbe anche fare riferimento a una persona. Torre. E cavaliere di pentacoli. No, penso che sia più un atteggiamento, come se smetteste di star fermi, smetteste di aspettare, smetteste di avere un certo tipo di comportamento, diciamo passivo. Sento come un po' di grinta che potrebbe entrare, visto anche questo mago che adesso andiamo a vedere. Sia il mago che il fante di pentacoli sono carte di inizio. Abbiamo una regina di bastoni e un 8 di spade. Sì, qualcosa inizia, non so perché, ma ho la sensazione che qualcuno potrebbe iniziare a farsi conoscere online, o comunque è come un aprirsi a qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Cavaliere di bastoni e stella. Nuovi obiettivi potrebbero arrivare. Con queste due carte potrebbero fortemente essere percorsi di studi esoterici anche, non necessariamente accademici. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo la morte
e un 6 di bastoni, come se ci fossero dei tagli da dover affrontare nel mese di dicembre. O considerato che comunque la giustizia è una carta che parla anche di contratti, ci potrebbero essere dei contratti da firmare, per qualcuno da sciogliere, perché abbiamo la morte. Però non necessariamente, cioè potrebbe essere che firmato questo contratto ci si tolga effettivamente un peso dalle spalle. È come se finalmente una determinata cosa diventasse ufficiale. Andiamo a vedere l'imperatrice. Wow, 2 di coppe e giustizia, ma che belle carte! Quindi nuove collaborazioni potrebbero essere, nuove associazioni, di nuovo una carta che mi rimanda ai contratti e considerando che l'imperatrice è una carta di abbondanza economica, qui ragazzi potrebbero esserci contratti proficui nel mese di dicembre per molti di voi. Andiamo a vedere il re di coppe. Sei di spade e regina di spade. Voglio andare a vedere anche questo 2 di spade. 10 di spade. 5 di spade e carro. Io ho come la sensazione che sarete nostalgici, cioè è come se fosse un periodo dove tutto sento che potenzialmente potrebbe andar bene, ragazzi, qualsiasi lato della vostra vita, devo dire. Però c'è come questa vena di nostalgia per un qualche cosa o che non si è ancora fatto, che non si è ancora compiuto. Tipo, mi sarebbe sempre piaciuto fare quella cosa lì e ancora non si è avverato, ci penso ancora. Per molti, considerato il carro, e c'è anche un 6 di spade, potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere un ruolo, quindi vorrei rivestire quel ruolo e non sono ancora riuscita a farlo, magari per quello che qui si avvicina un percorso di studi. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, imperatrice. Per qualcuno potrebbe avere a che fare con il non avere figli e magari averne voluti. O è come se ci fosse questo tema in mezzo, questa domanda, ma voglio realmente essere madre o padre? Avrei voluto? Era per me? Quando c'è il 2 di spade, di solito ci si trova davanti a un bivio. E siccome abbiamo anche la carta del carro, è facile che qualcuno ehm, possa come avere dei conflitti interni sulla scelta da fare inerente a un certo tipo di questione. Potrebbero essere i figli, quello di cui vi ho accennato prima. Potrebbero essere le 1000 cose che avrete da fare, ad un certo punto direte no, devo tagliare qualcosa, non ce la faccio più. Però tutto sommato, ragazzi, vi sento grintosi nel mese di dicembre. Allora, andiamo a vedere caso per caso. Vi dico, vi sento grintosi, vi sento energici, vi sento andare verso qualche cosa di nuovo. Tenete presente che partiamo con la torre, quindi qualche crack nella struttura effettivamente qualcuno lo ha già passato e qualcuno potrebbe avvertirlo a inizio dicembre. Per molti si tratta di un crack a livello lavorativo, nel senso che sento che sarete un po' stufi di essere sottopagati, sottovalutati, sottostimati e via dicendo, e quindi qui ci potrebbe essere una svolta decisiva. Se parliamo di lavoro, andiamo avanti su questo tema,
Allora, se siete disoccupati, ragazzi, avete due volte la carta della giustizia, avete l'imperatrice, avete il mago. Sento che potrebbero avvicinarsi effettivamente dei contratti che con la giustizia normalmente sono duraturi, come nuove possibilità. Ehm, Potrebbero anche semplicemente esserci accordi, non lo so, per esempio, un vostro amico vi promette che a inizio 2025 vi presenterà una persona che potrebbe effettivamente darvi da lavorare. Comunque, sento che è come se dicembre fosse un buon mese per seminare, insomma. E molti potrebbero anche come vi posso dire, rivalutare offerte precedenti. Ci sono comunque dei contratti, degli accordi che arrivano qui. Se siete dipendenti, ragazzi, allora anche per voi devo dire che potrebbero esserci dei cambi. mm? Ehm, per qualcuno sono aumenti di livello, aumenti di ruolo, nuove mansioni, nuove responsabilità e anche più soldi, devo dire. In questo caso la luna fa riferimento alle paure, alla vostra paura di non essere in grado di, magari vi mancano certe conoscenze o pensate di dover approfondire certi studi, però guardate, sinceramente è solo una vostra idea, perché con la carta dell'imperatrice, la giustizia, insomma il mago, soprattutto con il mago che è l'alchimista, avete tutte le probabilità e le possibilità e le doti e le conoscenze per affrontare questo nuovo ruolo. Ehm, e se per caso state aspettando dei rinnovi, sento che arriveranno. Per quello che riguarda invece gli autonomi, ragazzi, allora devo dire che potreste stringere nuove collaborazioni, effettivamente. Vi sento come grintosi, di andare avanti, di iniziare nuovi percorsi, di stringere nuove alleanze, di farvi conoscere di più. Potrebbe essere un buon momento, quello di dicembre, per focalizzarvi sulla pubblicità, quindi per, diciamo, preparare il terreno per avere un boom di lavoro nel 2025. Come vi dicevo prima, anche è un buon momento per seminare. Sento che tutto sommato vi avviate verso una nuova prosperità. Per quello che riguarda ehm, l'amore. Allora, molti potrebbero iniziare una nuova relazione. Ragazzi, poi ci sarà un oroscopo specifico prossimamente solo sull'amore di dicembre. Adesso vi do giusto qualche dritta così, però sento che effettivamente potrebbe iniziare qualche cosa di interessante con una persona che, dipendendo dall'età che avete, sì, che avete voi, potrebbe essere più grande o della vostra età. Tutto sommato prendete le cose con calma, questo è un perché magari voi avete anche tutta questa voglia di creare una relazione, di conoscere una persona, insomma, speciale, però fate attenzione perché avete la carta della luna, molte volte fa riferimento ai dubbi che ci sono, alle proiezioni, ai sogni, al modo distorto che abbiamo di vedere le cose. C'è anche un 5 di spade, mi parla di confusione mentale, come se avesse bisogno ancora di catalogare bene, di definire bene certi comportamenti, certe emozioni che vivete prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione. È come se avessi bisogno prima di mettere in ordine la testa. Avete anche una regina di spade e il 6 di spade al contrario, quindi credenze limitanti da dover sradicare. Ehm, per quello che riguarda le persone, diciamo così, intorno a voi, ah, scusate ragazzi, se per caso state vivendo, torno un attimo all'amore, se per caso state vivendo una relazione dove
Ehm, c'è un tema legato ai figli, o come l'idea che se stiate vivendo una relazione dove uno dei due ha dei figli più fortemente l'altro, potrebbe esserci un tema con l'adozione nel mese di dicembre, come se, non lo so, state vivendo con il vostro partner e il o la figlia o i figli del vostro partner da X tempo, ed è come se ci fosse qui la possibilità di diventare tutori legali dei figli. Questo ovviamente per chi non avesse più la controparte genitoriale. Però, perché ho sentito 2 volte la parola adozione, quindi se per caso vi risuonasse, anche qui avete 2 volte la giustizia, avete il mago, avete guardate, si apre un tema, si apre un tema. Ok, arrivando alle persone che sono intorno a voi, ci potrebbero essere come delle prospettive, mi verrebbe da dire di collaborazione con amici o parenti. Potrebbero essere i genitori, potrebbero essere i figli, potrebbero essere i cugini. C'è come la possibilità di concretizzare qualche progetto che fino ad adesso è rimasta un'idea buttata un po' così in aria. Per quello che riguarda, ragazzi, la parte monetaria, i soldi. Allora, qui c'è da fare bene un attimino i conti, perché è vero che avete 2 volte l'imperatrice e comunque la ruota ce l'ho con sta ruota della giustizia. Anche nel video prima l'ho detto. Con la ruota no, con la carta della giustizia, ehm si parla di regole, si parla di mettere nero su bianco, di fare tutto legalmente, di regolarizzare certi temi e certe questioni. E siccome avete anche la, la regina di spade, che è la donna manager, è colei che pianifica tutto, è come se avessi bisogno di trovare un nuovo equilibrio a livello di denaro, a livello di organizzazione personale, a livello di organizzazione del quotidiano proprio. C'è come un restyling da dover fare a livello pratico e di conseguenza anche a livello monetario, sulla parte pratica, sulla parte materiale della vostra vita. Poi vi dico, con questa luna e questo 2 di spade, ho come la sensazione che avete anche la stella qui. È come se ci fosse un qualche tipo di nostalgia, qualche tipo di questione interna che fino adesso vi ha dato del filo da torcere, che secondo me, è arrivato il momento con questo 6 di spade al contrario di rivalutare, di rivedere. Il 2 di spade è raffigurato da una persona bendata, qualcuno non vuole vedere certe cose, oppure ha determinate credenze che fanno sì che si credano, si vedano le cose in un determinato modo, ok? Qui si tratta di togliersi delle maschere. Ricordatevi che la luna è una carta di proiezioni perché ehm, la si vede illuminata solo a metà. Ok, quindi si pensa che magari la luna sia questa, invece ce n'è un'altra metà che non si vede. Bellissima lettura, amici del Sagittario. Devo dire che il mese di dicembre sarà piuttosto dinamico e un po' in tutti i lati, soprattutto quello interno sarà, diciamo, dedicato all'ascolto delle emozioni e delle paure che possono venire a galla in questo mese, proprio per muoversi, per razionalizzare, per catalogare queste paure e dire: ok, questa paura era legata a tot esperienza. L'esperienza è andata, è successa 5 anni fa, io sono diverso, diversa, ho un altro tipo di consapevolezza, quindi quella paura è ora di trasmutarla, di integrarla, di lasciarsela indietro, muoversi
ok? Da questo stato di 5 di spade, 10 di spade che insomma non fa bene. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, amici del Sagittario, e poi ne ho ancora uno, non mi ricordo mai come si chiamano, portate pazienza, le scatole non le ho. Ok. Allora, la tribù, carta numero 8, 37, la storia infinita, e 25, girare in tondo. C'è qualcosa che ritorna. Girare in tondo, la storia infinita, come la sensazione che ci sia un tema che secondo me riguarda il vostro stato interno, le vostre zone d'ombra con la carta della luna, perché fa riferimento a quello che non si vede, i dubbi, magari le false aspettative, la confusione mentale, le lotte egoiche, quello che non si vuole lasciare indietro ma che si dovrebbe lasciare indietro, il prendersi la responsabilità delle proprie decisioni. Ho come la sensazione che qui sia ora di prendere il volo, ragazzi, ok? Questo cavaliere di spade si deve trasformare in un re di spade, qualcuno che è arrivato a un obiettivo e non girare sempre in tondo, perché se ci fate caso, questa carta si chiama la tribù, ma è un 8. L'8 girato così è una carta che indica l'infinito. È come se qui ci fosse un tema che ha bisogno di una dinamica karmica, anche mi viene da dire, che ha bisogno di essere interrotta, amici del Sagittario. Fatemi sapere a che cosa fa riferimento. Io ho la sensazione che sia un qualche tipo di paura su quanto siete abili voi a portare avanti, non lo so, il vostro lato economico piuttosto che una famiglia, siccome c'era il tema dei figli per qualcuno, il tema dell'adozione, quanti vogliono prendersi la responsabilità di. È come la tribù, questa carta nello specifico dice: è ora di andare, è ora di creare la vostra tribù. Che sia una tribù lavorativa, che sia una tribù familiare, di amici, un gruppo di persone con le quali vi sentite al caldo, sapete? Andiamo a vedere l'ultimo oracolo. Ok, apprezza tutto. Sembra che abbia un uovo davanti a sé e qua dice: afferma, affermare, sì. La mia vita è perfetta, senza dubbio, senza dubbi né aspettative. Apprezza tutto e a tutti o tutto quello che formi parte della tua vita. L'obiettivo. Impara che il modo di mettere in moto il cambio è benedire e sentirsi grati, incluso per le cose più difficili che ci succedono. Wow, qui abbiamo la luna, eh? E poi analizza la tua relazione. La lezione di oggi identifica una dinamica o una componente di una relazione vicina che sia vitale per la tua salute emozionale e fisica. Questa analisi è specialmente importante quando sei immerso in un processo curativo e una relazione è una causa particolare di stress. Se la tua relazione è un'unione sana, celebralo, mentalizzalo sarebbe. L'obiettivo, che la tua relazione formi parte della tua qualità di vita. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale.
La sezione riservata agli abbonati ha le playlist con le copertine lilla. Se voi entrate, i titoli dei video si vedono, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!